Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questo webinar, questo incontro, questo approfondimento importante, devo dire, sia importante per il tema che affronteremo, sia importante per le persone che ho l'onore di avere a questo tavolo virtuale che vi presenterò a breve. Io sono Daniele Chieffi, sono un giornalista, sono un comunicatore e la Fondazione FAIR, che è l'organizzatrice di questo panel, mi ha chiesto di moderare. Io devo dire, ho accettato con grande entusiasmo, sia perché è per me un onore sedere appunto a questo tavolo virtuale con le persone che vi presenterò. Sto creando un po' di attesa, sì, lo so, però è importante ed è giusto che sia così perché i nomi sono rilevanti. Dall'altra parte perché il tema è particolarmente importante, sia il tema sia il soggetto. Fondazione FAIR, perché Fondazione FAIR? Fondazione FAIR è un'iniziativa particolarmente rilevante a mio modesto parere, perché è l'unica iniziativa in Italia che sceglie di impegnare risorse, tempo, intelligenza scientifica, ricerca scientifica e impegno professionale nella ricerca e nella strutturazione di un concetto di gioco responsabile. È un tema che in Italia è stato molto dibattuto, è un tema che in Italia è molto sentito e un approccio assolutamente importante, quello del gioco responsabile, fa sì che venga finalmente vista nella sua dimensione esatta, cioè quella di mettersi dalla parte delle persone, degli utenti, dei giocatori, per far sì che l'esperienza di gioco sia assolutamente responsabile e quindi tollerabile e quindi giusta da tutta una serie di punti di vista. Vi rimando ovviamente ai luoghi deputati della Fondazione FAIR per approfondire i temi e le questioni legate ai compiti, alle tante attività che la Fondazione svolge. Activities that this foundation carries out. Appunto al cuore Now, let's go to the ci occuperemo oggi. Ovviamente intelligenza artificiale, perché d'altronde ormai l'intelligenza artificiale è un po' in tutto il nostro mondo, è un po' in tutto la nostra realtà, è diciamo l'innovazione tecnologica che più sta rivoluzionando non solamente gli aspetti, se volete, più comunicativi, quelli di cui mi occupo io più direttamente. ChatGPT ha ristrutturato completamente i processi di produzione dei contenuti di comunicazione, tanto per dirne una. Ma in realtà l'intelligenza artificiale è qualcosa di molto più invasivo, molto più permeante, molto più all'interno non solamente dei processi produttivi, ma sta lavorando anche sulla modifica dei concetti cognitivi del nostro modo di affrontare la realtà. Perché modifica la realtà, o meglio, modifica il modo in cui noi possiamo conoscere la realtà e la possiamo anche regolare e la possiamo anche in qualche maniera gestire, conoscere meglio, approfondire. Io sono un grande fan dell'intelligenza artificiale, ovviamente umanamente sostenibile, come dico sempre io, cioè che debba esserci sempre, debba essere al servizio dell'essere umano e mai in qualche maniera viceversa, questo è ovvio. Perché l'intelligenza artificiale oggi e perché sulla parte di gioco responsabile? Perché l'intelligenza artificiale ha un ruolo anche in quello. E per discuterne oggi, ha un ruolo importante, lo vedremo. L'obiettivo di questo incontro è esattamente quello di approfondire le dinamiche, le modalità, le regolamentazioni, perché anche quelle servono e sono importanti, richieste necessarie per gestire l'esistenza, la presenza, il funzionamento dell'intelligenza artificiale all'interno del sistema del gioco responsabile, che parliamo di gioco responsabile, questo vorrei che fosse chiaro. Con me per parlarne, e vi dicevo finalmente, vi svelo i nomi, tre persone estremamente importanti, ciascuno nel loro campo, che ci daranno il quadro di questa situazione. Inizio da Emanuela Girardi. Io mi scuso prima perché avete tutte e tre dei job title estremamente lunghi e complessi, per cui se mi impiccio con le parole mi perdonerete. Però è così, devo leggere perché a memoria ci ho provato, ma non ci sono riuscito.
Emanuela Giardi, dicevo, Chairman of the AI Data and Robotics Association, ADRA, per gli amici, ovviamente lavorerà con noi e sarà la prima persona a cui darò la parola. Permettetemi però di presentare le altre due ospiti. Marina Lanfranconi, Principal Intellectual Property and Media Law di KPMG, e Stefania Siani, CEO and Chief Creative Officer di Service Plan Italy. Detto questo, mi taccio perché un buon moderatore non deve rubare tempo e chiacchierare troppo. Emanuela, la prima domanda va a te. Tu, in qualità di presidente di ADRA, che abbiamo spiegato, poi magari se ci inquadri leggermente che cos'è ADRA, giusto per chi non è informato come noi sulle vostre attività. Ehm, hai avuto la possibilità e hai la possibilità di seguire molto da vicino gli sviluppi di un testo normativo fondamentale, che è l'EU AI Act, ce l'hanno fatto apposta per impicciare chi parla ai moderatori, ma va bene così. La normativa europea, questo spieghiamolo, che è un testo normativo di grande avanguardia nello scenario globale. L'Unione Europea si è posta alla guida di una normazione anche molto cogente, se vogliamo, poi sarai tu a spiegarcelo da questo punto di vista. Però raccontacelo un attimo, nel senso, quali sono le ultime novità, quali sono le implicazioni, soprattutto dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della vincita. Inquadraci un attimo questo aspetto, soprattutto legato alle vincite in denaro, perché poi alla fine della partita, no? Cioè, lì è il cuore pulsante del problema. Manuela, mi taccio finalmente per vostra fortuna e lascio a te la parola. Grazie Daniele e buongiorno a tutti e tutte, grazie per avermi invitata, è sempre un gran piacere partecipare a queste iniziative di divulgazione, di comunicazione, di informazione, formazione soprattutto e farlo con Stefania e Marina è sicuramente un grande piacere, che sono due grandi esperte. Allora, proprio due parole su ADRA, così visto che me l'hai chiesto, vi spiego che cos'è ADRA. ADRA è l'Associazione Europea di Intelligenza Artificiale, Dati e Robotica ed è nata per diventare il partner privato della Commissione Europea sull'intelligenza artificiale, i dati, sul partenariato sull'intelligenza artificiale, i dati e la robotica. Ed è nata per creare l'ecosistema europeo dell'innovazione su queste tre aree, quindi intelligenza artificiale, dati e robotica, per realizzare la strategia europea dell'innovazione in queste aree, che è fondata su due, diciamo, pilastri. Da una parte il pilastro che vuole creare l'ecosistema della fiducia e quindi tutto il mondo della regolamentazione che si è poi realizzato nella regolamentazione e quindi nelle AI Act, perché la Commissione europea nella sua visione dell'intelligenza artificiale europea dice affinché si possa realizzare veramente quello che è il singolo mercato digitale europeo e affinché tutti i cittadini europei possano utilizzare dei sistemi di intelligenza artificiale, questi sistemi devono essere affidabili e quindi devo creare un ecosistema della fiducia e devo creare chiaramente delle regole in modo che chi sviluppi e utilizzi questi sistemi li utilizzi secondo delle regole ben precise. E l'altra parte invece è l'ecosistema dell'eccellenza, cioè non solo, mentre in tutto il mondo si dice che l'Unione Europea sono gli arbitri di questa gara internazionale di intelligenza artificiale, in realtà ci sono anche degli investimenti molti sullo sviluppo dell'innovazione a livello europeo e ADRA supporta anche la Commissione europea proprio sulla realizzazione di tutta una serie di iniziative per promuovere l'innovazione tecnologica in Europa. Quindi questo era un po' per inquadrare ADRA. Grazie. E per quanto riguarda le AI Act, allora, quando è stato proposto e pubblicato nell'aprile 2021, era la prima regolamentazione al mondo sull'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, quindi siamo stati molto innovativi in Europa su questa materia. Tra l'altro una materia molto complessa da regolamentare anche per lo sviluppo la velocità di sviluppo, perché dal 2021 ad oggi, e pensate che nel 2021 non c'era neanche ChatGPT, quindi ha uno sviluppo veramente incredibile e quindi è molto difficile regolamentare qualcosa che si sviluppa così velocemente. Poi infatti ci sono stati, insomma, ha subito un iter legislativo abbastanza lungo e abbastanza complesso, ma proprio legato alla complessità della materia
e si è arrivati a un'entrata in vigore definitiva di questa regolamentazione solo il 2 agosto di quest'anno, quindi più di 3 anni di iter legislativo. E questa regolamentazione è una regolamentazione che si può definire basata sull'approccio dei rischi, un po' come era la regolamentazione, il GDPR sulla privacy, cioè divide tutti i sistemi di intelligenza artificiale in base al rischio che possono avere di violare quelli che sono i diritti fondamentali dei cittadini e anche le libertà fondamentali. Se il rischio è considerato minimo o medio, oppure ad alto rischio, ci sono una serie di requisiti che, in base alla proporzionalità del rischio, chi immette un sistema di intelligenza artificiale in Europa dovrà seguire. Se il rischio invece è considerato inaccettabile, allora questi sistemi saranno, anzi sono vietati in Europa. E all'interno di questi sistemi, quelli della categoria di rischio, diciamo, considerato inaccettabile e quindi vietati, ci sono tutta una serie di sistemi di intelligenza artificiale, per esempio, utilizzati per eventualmente, cioè, manipolare il comportamento delle persone, anche persone magari vulnerabili, oppure la categorizzazione biometrica che fa riferimento a dei dati sensibili, la raccolta massiccia e illimitata, per esempio, di immagini di volti da internet, riconoscimento delle emozioni in luoghi di lavoro, eccetera. Quindi questi sistemi già da febbraio del prossimo anno saranno vietati in Europa. Diciamo, arrivando un po' invece al mondo del gioco responsabile, del settore con i giochi dei premi in denaro, i sistemi di intelligenza artificiale che utilizzati per esempio per analizzare il comportamento dei giocatori, per prevenire delle situazioni di gioco problematico, rientreranno nella categoria che è definita ad alto rischio. Per questi sistemi sarà necessaria una valutazione di conformità e una certificazione prima che questi sistemi vengano immessi sul mercato europeo. E questa valutazione di conformità è un insieme di regole, di requisiti che le aziende che sviluppano e che emettono sistemi di intelligenza artificiale considerati ad alto rischio devono seguire. E sono requisiti abbastanza stringenti, per quello che si dice che in qualche modo l'AI Act può avere un impatto sullo sviluppo dell'innovazione. Perché vi faccio qualche esempio, per esempio, l'AI Act prevede che i produttori di sistemi AI ad alto rischio debbano implementare un sistema di gestione del rischio, stabilire dei requisiti per l'addestramento, la validazione e i test dei dataset, cioè dei dati che vengono utilizzati per l'addestramento, cioè per fare imparare questi sistemi di intelligenza artificiale. Produrre tutta una serie di documentazione tecnica prima dell'immissione sul mercato e fornire delle informazioni sulla trasparenza a chi poi utilizza il sistema, garantire l'accuratezza, la robustezza, la sicurezza, diciamo anche dal punto di vista della cyber security del sistema, eccetera, eccetera. Quindi sono dei requisiti abbastanza stringenti, molti che imporranno insomma una serie di obblighi anche importanti per quanto riguarda le aziende. E qual è la situazione un po' ad oggi? E mi avvio un po' alla conclusione. E oggi la Commissione europea, anzi già prima di approvare in forma definitiva l'AI Act, la Commissione europea aveva dato mandato a quelli che sono le organizzazioni degli standard europei, quindi SENE e Senelec, di definire quelli che sono gli standard per fare questa valutazione di conformità secondo gli standard dei requisiti che richiede l'AI Act, quindi la trasparenza, l'accuratezza, la robustezza, il rispetto dell'autonomia dell'uomo, eccetera. Ora, questi standard sono in via di definizione e verranno approvati più o meno verso la fine del 2005. E questi standard, poi, una volta approvati, secondo, se non mi sbaglio, l'articolo 40 dell'AI Act, conferiranno agli operatori che seguono questi standard una sorta di presunzione di conformità agli obblighi che sono previsti proprio per questi sistemi considerati ad alto rischio. E quindi, seguendo gli standard, una volta approvati, se io seguo tutti questi standard, il mio sistema sarà poi certificato per poter essere immesso sul mercato e sarà considerato sicuro, chiaramente. Quindi vedete che siamo ancora, cioè, anche se la legge è stata approvata, siamo ancora in una fase di lavoro per la definizione finale degli standard per far sì che questi sistemi, anche quelli utilizzati nel gioco responsabile, siano chiaramente conformi, sicuri, affidabili secondo la visione europea. Manuela, grazie, sei stata chiarissima come al solito. Registro anch'io l'importanza dello sforzo della Comunità Europea nella normazione di questo fenomeno e quindi
l'importanza del sistema normativo che si sta costruendo, perché questo mi sembra di capire, siamo in un corso di evoluzione. E a proposito di evoluzione, mia cara Marina Lanfranconi, parlando di evoluzione, ovviamente per quel poco che mi ricordo degli esami universitari, non scherzo, della legislazione europea, come tutte le legislazioni europee, deve essere in qualche maniera recepita o, come dire, calata nell'ambito dei sistemi normativi nazionali. So perché ne parlavamo prima, non perché io abbia una grande esperienza da questo punto di vista, che esiste un disegno di legge in Italia da questo punto di vista, ma non è in realtà poi il cuore del problema. Quello che vorrei, sul quale tu ci intervenissi e ci chiarissi un pochettino, qual è la direzione in cui il decisore, o meglio il legislatore italiano, sta andando, secondo te, nella trasposizione dei principi della IACT, in Italia? Quali sono, diciamo, la trasposizione del sistema dei rischi e delle opportunità nel settore del gioco e soprattutto quali sono i principi legati alla trasparenza, no? Se in questo caso è titolarità dei diritti dei contenuti, cioè tutti gli aspetti centrali che in qualche maniera fanno da pilastri, come ci diceva Emanuela prima, al sistema normativo europeo, come si stanno trasferendo e se si stanno trasferendo nella legislazione italiana. Marina, sì, so di averti fatto una domanda semplice, mi rendo conto, però... Grazie Daniele, e grazie a tutti. Sono onorata di essere qua e soprattutto onorata di essere entrata recentemente quale membro del comitato scientifico proprio della Fondazione FAIR insieme a Emanuela e a Stefania. Volevo solo accennare appunto che la Fondazione FAIR è una fondazione che si propone proprio giornate e obiettivi come questa di diffondere la cultura del gioco responsabile, quindi di un comportamento è responsabile con un focus sulla tutela del giocatore. È una fondazione proprio per l'ascolto, FAIR stessa, la sigla stessa sta per Fondazione per l'ascolto, l'innovazione e la ricerca in materia di gioco responsabile. E non a caso parlo di tutela, di focus sulla tutela del giocatore, utente, barra consumatore, perché poi alla fine il principio cardine al quale è improntato anche la IACT e non ultimo il recente disegno di legge italiano che hai appena menzionato. Quindi parliamo del disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile di quest'anno e che è pubblicato in Gazzetta e che non è ancora pubblicato proprio perché deve ancora seguire l'iter normativo, proprio perché diciamo che come giustamente osservavi la IACT è un regolamento, quindi in realtà di per sé sarebbe direttamente applicabile a tutti gli ordinamenti e lo è già con varie fasi di entrata in vigore che ha accennato Emanuela in tutti gli ordinamenti degli stati membri, però il disegno di legge ha comunque voluto adottare un quadro regolatorio a maggior tutela del utente consumatore italiano proprio con questo focus, con alcune differenze nelle definizioni, ad esempio manca la parola software e quindi questo un po' rende meno agevole il raccordo con le discipline che riguardano il software anche a livello di responsabilità, ma per quello c'è sempre, dicevamo, la IACT che è sempre in vigore. Giusto per darvi un quadro, visto che sono una giurista, la IACT è formato da 180 considerando che dovrebbero essere, diciamo, le concise motivazioni che vanno a spiegare qual è l'intento, la ragione dell'intento normativo, che è proprio quello di dare dei principi anche etici e di preservare la sicurezza e appunto l'utente consumatore, e poi 113 articoli appunto con questo sistema basato sulla divisione in base al livello di rischio, e poi ben 13 allegati tecnici. Ecco, nulla di tutto questo perché invece il disegno di legge italiano non è corredato da un allegato tecnico, ma contiene comunque una distinzione basata e non contiene una distinzione basata sul rischio, ma ha un approccio, diciamo, che non è
del tutto fondato sul principio del EU accountability che poi accennava Emanuela. Con riferimento, visto che ci chiedevi qualcosa con riferimento al settore del gioco, mi sembra che sia utile richiamare tre principi principali. Il primo è quello della trasparenza che cardina tutto l'AI Act e quindi è trasposto anche nel disegno di legge e quindi agli articoli 13 e 50 dell'AI Act e ci dice viene richiamato questo principio di trasparenza sia per quanto riguarda i sistemi ad alto rischio sia come obbligo generale. Ma cos'è che si intende poi per trasparenza rispetto al tema dell'intelligenza artificiale e poi anche trasposto nel gioco? Beh, un obbligo indirizzato agli utilizzatori e anche ai fornitori dei sistemi di AI di rendere noto in modo molto chiaro e distinto che il contenuto che è stato creato o manipolato artificialmente artificialmente perché avviene tramite un sistema di AI dovrà essere etichettato di conseguenza e quindi diciamo rivelando che l'origine e la provenienza è tramite il sistema di intelligenza artificiale e quindi questo si traduce poi anche in un obbligo di redigere, di rendere gli esseri umani, quindi noi, gli utenti tutti, consapevoli del fatto che stanno comunicando e interagendo con un sistema di AI, quindi andando ad informare gli utilizzatori che poi vengono definiti deployer e non sono altro che gli utilizzatori e gli interessati delle capacità e dei limiti che un tale sistema ha in sé. Poi ci sono naturalmente delle eccezioni in cui questo obbligo non vige, quindi ad esempio quando il sistema è solo utilizzato per delle attività personali e non professionali. Qual è l'utilità, diciamo, di questo principio della trasparenza? L'utilità, ad esempio, pensate al tema dei deepfake, che è un tema specificatamente richiamato anche dalla norma, quindi quando tu vuoi che sei giornalista, le immagini, i contenuti audio e video assomigliano notevolmente a persone, oggetti, luoghi, entità che esistono effettivamente nel mondo reale e quindi che potrebbero apparire falsamente autentici. Ecco, in questo caso, oppure veritiere a una persona che non sa che in realtà questi contenuti sono stati creati o manipolati da sistemi di AI. Ecco, in questo caso i deployer sono tenuti a renderlo noto in modo chiaro e distinto. Qual è quindi la conseguenza per gli operatori professionali come gli operatori del gioco ad esempio? Beh, è quella che sarà necessario poi con i vari step di entrata in vigore etichettare gli output dei sistemi di intelligenza artificiale andandone a rivelare la origine artificiale. Quindi un disclaimer. Per farvi un esempio molto pratico, l'immagine generata o il testo generato è stato generato o modificato tramite un sistema di AI, che poi alla fine è un principio molto simile a quello della trasparenza che era già presente nelle norme sulla pubblicità e sulla comunicazione, perché come sappiamo il divieto di pubblicità ingannevole, di pubblicità occulta, alla fine sottintende proprio questo principio di trasparenza. E quindi a questo proposito, richiamando sempre il tema del gioco, è interessante andare a richiamare invece un'altra norma italiana che è il decreto riordino giochi che è del 3 aprile 24, quindi stiamo parlando tutto di norme, una legislazione diciamo di recentissima adozione, ma già invece pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che all'articolo 14 richiama espressamente i sistemi di intelligenza artificiale e quindi ci dice nella parte sulla tutela della salute del giocatore che l'obiettivo primario della disciplina del gioco pubblico e non solo del gioco online, attenzione, è proprio quello di tutela della salute del giocatore attraverso misure idonee di comportamenti che siano non di gioco, che non sfocino in comportamenti di gioco eccessivo. E in particolare proprio l'articolo 14 al comma 2 prevede che per perseguire tali obiettivi l'offerta di gioco
anche diciamo nel suo svolgimento poi in concreto dovrà essere supportata da idonei strumenti di tecnologia avanzata, e questo con riguardo proprio anche a strumenti di AI, di intelligenza artificiale, che sono espressamente richiamati dalla norma, naturalmente osservando tutto quello che diceva Emanuela, e quindi quanto previsto non solo dalla e-Act, che è direttamente applicabile, ma eventualmente anche poi dal disegno di legge dovesse entrare in vigore. Ad esempio, e poi concludo, è previsto il divieto di utilizzare sistemi di AI che adottino delle tecniche manipolative per indirizzare le scelte dell'utente, oppure per indurlo ad adottare, sempre l'utente, dei comportamenti che diversamente non avrebbero adottato. E questo, diciamo, si concilia con alcuni temi di gioco, di gioco responsabile. Quindi sì, possono essere adottati anche dei sistemi a rischio limitato, a rischio diciamo alto sistematico, a rischio trascurabile, ma tutti questi portano con sé delle conseguenze previste proprio nell'AI Act per la loro adozione. Poi nel disegno di legge anche altri articoli regolano il rapporto tra sistemi di intelligenza artificiale, invece diritto d'autore, andando addirittura a novellare la disciplina sul diritto d'autore, proprio perché viene previsto che le opere, anche laddove create con l'ausilio di intelligenza artificiale, possano essere tutelate purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile. Questo è un Questo poi principio ci torniamo perché piuttosto grazie importante. assolutamente, Marina. Poi sugli articoli 14 e 15 ci torniamo perché ho una domanda per te che è molto delicata e credo sia molto interessante anche per chi ci sta seguendo. Però mi ha dato un buon gancio perché hai parlato di diritto d'autore, quindi comunicazione, quindi comunicare. Qua vengo un pochettino nel mio mondo e vado da Stefania. Stefania, allora non ti faccio la domanda del come l'intelligenza artificiale cambia la comunicazione perché c'è bisogno di altri 8 panel per cui evitiamo. Vero. Però te la faccio un po' più verticale, ok? Mhm. Che inevitabilmente cambia, lo sappiamo, però io vorrei da te, proprio alla luce di quello che ci hanno detto Emanuele e Marina, come quadro normativo, no? Partendo dal presupposto che non esiste una normazione e quindi non esiste una, come dire, struttura di novità che non venga comunicata a chi, no, questo mondo in qualche maniera, o meglio, questa novità dovrà vivere, subire o in qualche maniera gestire, no? Allora, la mia domanda è molto secca, no? Cioè, quali sono in qualche maniera i risvolti di intelligenza artificiale sulla comunicazione in tema di gioco responsabile? È cambiata, sta cambiando, ci sono novità, gli scenari, insomma, dove stiamo andando in termini di comunicazione, Stefania? Sì, allora, come spiegava Marina, nel disegno di legge l'articolo 15 fa proprio riferimento al tema del riordino dei giochi con vincita in denaro, in particolare per la tutela dei soggetti vulnerabili e la prevenzione che deve contemplare l'innovazione tecnologica e quindi le tecnologie AI come abilitanti di questa protezione. Io trovo straordinario questo passaggio, no, di connessione tra innovazione tecnologica e sostenibilità sociale, di cui parliamo in questo caso. In particolare, la cosa molto interessante di questo decreto è che va proprio a rendere necessari degli investimenti in campagne informative, che è quello che dicevi tu. Dobbiamo raccontare alle persone quali sono le azioni di mitigazione che verranno messe in atto per proteggerli. Però da un punto di vista narrativo, proprio come comunicatori, è anche una grande occasione per raccontare questo settore in maniera diversa. E vengo proprio alla tua domanda sull'intelligenza artificiale e voglio richiamare una frase bellissima che ha detto Piovani all'interno del nostro Festival Intersections. Lui dice: sai, l'intelligenza artificiale può, come il fuoco, essere usata per bruciare Roma o per cuocere una bistecca. Quindi esattamente come gli stessi algoritmi possono
indurre dipendenza possono essere invece, si può fare un uso degli algoritmi nella promozione del gioco responsabile. E l'intelligenza artificiale consente quello che è il sacro graal per un esperto di marketing. Io posso parlarti in linguaggio naturale, quindi dare vita a un marketing conversazionale, one to one, senza delay di time to market. Posso parlarti mentre ti vedo, diciamo così, mentre monitoro i tuoi pattern di comportamento, mentre riscontro che ci sono delle anomalie che mi fanno presupporre che tu possa, diciamo, degenerare verso comportamenti problematici, io come operatore posso raccontarti a quali strumenti puoi attingere, quali buone pratiche puoi mettere in atto. Quindi il brand diventa l'operatore, quindi in questo caso di gioco, utilizzando correttamente queste tecnologie, può diventare uno strumento importantissimo per mantenere il gioco nel perimetro del divertimento e nel prevenire, diciamo, derive problematiche. È un utilizzo rivoluzionario che dobbiamo sempre più abilitare e che crea una relazione individuale, ma allo stesso tempo anche automatizzata e praticabile, appunto, sulle numeriche importanti del settore. Spero di averti risposto. Queste sono Direi le... proprio di sì, assolutamente, in maniera estremamente chiara ed incisiva e molto, molto strutturata, Stefania, grazie, perché poi sappiamo quanto sia complesso anche raccontare il cambiamento, no, da questo punto di vista, quindi cercare anche di, magari per qualcuno che non è esattamente addetto ai lavori, riuscire a costruire il contesto di riferimento e quindi a dare la giusta rilevanza al cambiamento che stiamo vivendo, che è un cambiamento estremamente profondo. E a proposito di cambiamento, mia cara Emanuela, ho per te una domandona, perché no, cioè, a questo punto abbiamo un problema legato al nostro mondo di riferimento, cioè il gioco responsabile, perché abbiamo disegnato il quadro, abbiamo disegnato il quadro normativo, abbiamo disegnato il quadro normativo in Italia con, diciamo, la tendenza. Abbiamo disegnato anche il quadro della narrazione di ciò che sta accadendo, no? Con tutto quello che si porta dietro, ma la domanda rimane quella: quale potrebbe essere il ruolo dell'intelligenza artificiale a questo punto nell'ambito del gioco responsabile, dal tuo punto di vista, no? Cioè, è un concetto innovativo, è un concetto che guida l'innovazione, se sì, in che direzione, ma soprattutto come l'intelligenza artificiale potrà aiutare, perché a noi questo interessa, a noi a FAIR questo interessa, a sviluppare il concetto stesso di gioco responsabile. Anche qui, domanda semplice, non mi odiare, però prego. Assolutamente, anzi grazie. Ma allora, l'intelligenza artificiale innanzitutto è un insieme di tecnologie che si definiscono a uso generale, cioè che hanno un impatto trasformativo su tutti i settori, quindi chiaramente anche sul settore del gioco responsabile. E si possono fare tante cose, un po' ce l'ha già anticipate Stefania. Secondo me le cose più importanti che possono avere un impatto maggiore sono tre. E la prima è il fatto che grazie a questi sistemi di intelligenza artificiale si può intervenire preventivamente e identificare in modo precoce e soprattutto in modo tempestivo quello che potrebbe poi rivelarsi un comportamento di gioco problematico. Per esempio, grazie appunto all'analisi di tutti i grandi dati comportamentali, l'intelligenza artificiale può rilevare appunto dei segnali precoci di comportamento problematico. E che cosa si può fare in questo caso? Si può monitorare il comportamento dei giocatori in tempo reale, individuare dei modelli come per esempio, non so, aumento improvviso delle puntate oppure delle scommesse più frequenti e in questo caso si possono mettere in atto tutta una serie di azioni che possono andare a interrompere questo partner che potrebbe portare poi a delle situazioni problematiche o più critiche e in qualche modo, per esempio, non so, magari mandare delle notifiche personalizzate per incoraggiare delle pause o per incoraggiare delle limitazioni, eccetera. Quindi il primo elemento è proprio quello di prevenzione e rilevazione precoce di eventuali comportamenti problematici.
Il secondo elemento invece riguarda gli interventi personalizzati che ci ha spiegato bene Stefania, cioè i sistemi, gli algoritmi di intelligenza artificiale ci possono proprio offrire delle soluzioni su misura su ogni giocatore, migliorando da una parte proprio migliorando l'esperienza di gioco dei singoli giocatori e dall'altra prevenendo di nuovo delle situazioni problematiche. Ad esempio, faccio qualche esempio così è più facile da capire. Possono magari suggerire dei limiti di spesa o di tempo di gioco personalizzati, oppure suggerire di nuovo, come prima, delle pause basate magari su dei segnali di stress o di gioco compulsivo, oppure proporre delle opzioni di autoesclusione calibrate di nuovo personalizzate, oppure, come ci spiegava anche prima bene Marina e anche Stefania, cioè fornire dei contenuti educativi o di sensibilizzazione per promuovere proprio un comportamento di gioco responsabile. Quindi abbiamo visto la parte di prevenzione e rilevazione precoce del comportamento di gioco problematico, la parte di profilazione, quindi di interventi personalizzati sul singolo giocatore, e la terza parte, che secondo me è quella un po' più potente, è di combinare questi due approcci. Da una parte io posso identificare in modo precoce la situazione di gioco problematico e dall'altra io posso definire una soluzione personalizzata, anche realizzando quella che è un po' la visione europea che si chiama di intelligenza artificiale antropocentrica, cioè di utilizzare questi sistemi per migliorare le capacità dell'essere umano, le capacità anche cognitive chiaramente dell'essere umano. Quindi da una parte io posso creare dei sistemi che danno un supporto agli operatori che intervengono in caso di situazioni di gioco problematico e posso creare veramente un ambiente di gioco molto più sicuro e più sostenibile dal punto di vista sociale, come ci diceva giustamente Stefania, dove la tecnologia supporta attivamente la protezione del giocatore. Quindi abbiamo, secondo me, poi ci sono tanti altri sistemi, per esempio l'utilizzo del linguaggio naturale per intervenire, per interagire con i giocatori, eccetera. Ma secondo me proprio questi tre approcci, cioè prevenzione diciamo, e rilevazione precoce di quella che potrebbe essere una situazione di gioco problematico, intervento personalizzato e poi la combinazione di questi due aspetti che fornisce un supporto ulteriore tecnologico molto potente agli operatori del settore ci permettono veramente di andare a creare una situazione di protezione dei giocatori e quindi permettergli di godersi in modo, diciamo, in modo molto più ludico e più divertente l'esperienza di gioco. Ottimo. Allora, devo dire che questa tendenza mi ci trovo particolarmente a mio agio nell'idea di utilizzare l'intelligenza artificiale come un potente amplificatore delle capacità non solo del singolo, ma anche dei gruppi, delle comunità e, se volete, dei soggetti che intervengono in determinati contesti come quello del gioco responsabile, perché secondo me è il reale valore aggiunto a cui dobbiamo assolutamente tendere utilizzando le tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. Ma a questo proposito, torno da Marina perché come dire, mi si è accesa una lampadina mentre ti ascoltavo parlare. Ti avevo detto negli articoli 14 e 15 del decreto riordino, il famoso decreto giochi per capirci, tu li hai citati, li hai strutturati, ma la domanda che mi viene in mente adesso spontaneamente è: che rapporto c'è fra le statuizioni previste all'interno di questi articoli e il divieto a monte di tutta la comunicazione pubblicitaria e promozionale che c'è legata al fenomeno del gioco? A me, che sono una persona particolarmente non esperta e non un giurista come te, mi sembrano in contraddizione. Magari mi sbaglio. Il punto è interessantissimo, grazie Daniele. E questa è effettivamente la principale, direi, e più importante novità introdotta proprio col decreto cosiddetto giochi, visto che qualcuno ha chiesto di avere riferimenti normativi in chat. Il decreto legislativo di riordino giochi è il 78 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2024, quindi proprio quest'anno. Ed effettivamente hai colto un punto interessantissimo, perché tutti sappiamo che Balduzzi prima, legge stabilità poi, vige un divieto di pubblicità del gioco.
e quindi questo divieto è ancora in vigore nel nostro ordinamento. Peraltro è il solo ordinamento europeo ad avere questo divieto, e non sembra poi che il gioco patologico sia diminuito, però diciamo questa è solo un'osservazione personale. Però che cosa succede col decreto riordino? Che c'è un'apertura per i concessionari del gioco di un'opportunità di comunicazione proprio tra i principi fondamentali dell'offerta di gioco pubblico. Quindi sì, all'utilizzo, ci dice il decreto di ordine all'articolo 15, della pubblicità del gioco, purché essa sia funzionale alla diffusione di cosa? Proprio di questo gioco sicuro, concetto di gioco sicuro e responsabile, quindi coerente con la tutela di quelli che sono i soggetti che correttamente ha definito Stefania come più vulnerabili. Questo naturalmente anche con l'indicazione, naturalmente o non troppo naturalmente, con l'indicazione del logo e del marchio del concessionario, che poi si assume la responsabilità anche di questo impegno, diciamo, di comunicazione sociale, perché ricorderete che in seguito alla legge stabilità l'Agcom aveva emanato delle linee guida che chiarivano che sì, si poteva fare della comunicazione informativa, e qui sta la novità, ma senza la diffusione del logo o del marchio del concessionario, ma solo con la citazione eventualmente del soggetto che poi sosteneva la campagna sociale o di informazione sul gioco responsabile. Quindi qual è la differenza? Che si fa un passo enorme in più, perché come diceva Stefania c'è la possibilità proprio di raccontare e ridefinire un pochino quello che è lo storytelling del settore, anche perché il decreto di riordino dà anche poi una definizione del contesto e dell'ambito di cosa si intende per gioco responsabile, che sono proprio questo insieme di misure, tra cui quelle che ha menzionato Emanuela, volte a ridurre la diffusione di comportamenti di gioco eccessivo, quindi in termini di prevenzione, sviluppando poi nel giocatore quella awareness che è tanto cara agli anglosassoni, e quindi la capacità di un gioco più consapevole, quindi giocare in modo equilibrato, controllato. Quindi effettivamente questa distinzione tra quella che è pubblicità del prodotto, quindi intesa all'offerta di vendita, l'offerta in vendita del prodotto o servizio, ad oggi non consentita dalla nostra legislazione, e quella che invece è il confine, diciamo, di pubblicità non meramente informativa, ma un po' a metà, quindi funzionale ad ottenere questo effetto, e con questo, diciamo, vincolo di destinazione. E qui arrivo proprio a quell'articolo 15 che hai menzionato, perché è diviso in due parti. Una parte prevede degli investimenti fino a 1 milione di euro, quindi lo 0,2% per concessionario, in campagne informative, cioè o meglio per concessione di gioco, in campagne informative o iniziative che sono indirizzate alla comunicazione responsabile su dei temi annualmente stabiliti da una commissione governativa. E questo naturalmente è un vincolo di destinazione, ma soprattutto va interpretato, a mio avviso almeno, come un tipo di comunicazione a beneficio del comparto, e quindi volta a anche sostenere investimenti in termini di ricerche, di divulgazione delle ricerche, di formazione, di iniziative come quella di oggi o altro, proprio per andare a prevenire, quindi infilarsi in questo filone della prevenzione, che è assolutamente importante, perché poi è questo un po' il ruolo. Poi c'è una seconda parte invece dell'articolo 15 che ci dice che a ulteriore tutela e protezione del giocatore, di nuovo sempre con un focus sui più vulnerabili, come ad esempio il divieto sul gioco, la diffusione del divieto sul gioco ai minori e altro, il concessionario può invece effettuare delle campagne proprio di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi anche a fini sociali, quindi non meramente solo attinenti al tema del gioco del responsabile, ma che abbiano anche un fine sociale più ampio,
comunque coerente con questa esigenza che è quella di promuovere la prevenzione del gioco patologico, e questo con oneri a proprio carico naturalmente, quindi c'è qui la responsabilità. È anche per questo che poi si dà la possibilità di indicare il logo o il marchio del prodotto, proprio perché c'è un'assunzione di responsabilità. E in questo sta esattamente la differenza, perché in passato, se voi vedete oggi l'esposizione di alcuni loghi di operatori del gioco, è perché è possibile solo se vi siano se quel logo caratterizzi delle ulteriori attività oltre al gioco, quindi delle attività magari di news sullo sport o altro, ma diversamente non sarebbe consentito. Quindi effettivamente è una novità, a mio avviso, molto molto interessante. Molto rilevante, tra l'altro, perché se posso provare a dare una sintesi, gioco, pubblicità del gioco, no, pubblicità del gioco responsabile, sì, semplificando tanto, 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 ovviamente, senza voler, ovviamente. Però è una novità importante perché dà in qualche maniera una responsabilità alle aziende del comparto di portare avanti, no? E quindi apre una porta in termini anche di racconto, di comunicazione nei confronti degli utenti, di portare avanti un impegno, quello sul gioco responsabile, che di fatto è il core business, la missione, anzi non il core business di Fondazione FAIR, e da questo punto di vista è una novità molto importante perché riapre anche un po' la possibilità al comparto di tornare a raccontarsi e raccontare, ovviamente su determinati temi, con determinati obiettivi, e questo è qualcosa di estremamente importante. Vengo a Stefania perché il gancio sulla comunicazione è talmente evidente da essere palese. Tu sei all'interno del consiglio direttivo della Fondazione FAIR e ovviamente conosci benissimo la ricerca sul gioco responsabile che la Fondazione ha pubblicato a settembre scorso. Fino adesso abbiamo parlato delle aziende, no? Che fanno parte del comparto, e se vuoi anche della Fondazione FAIR e dell'impegno della Fondazione. Io vorrei da te, vorrei con te accendere una luce invece sui giocatori, sugli utenti, ok? Cioè, quali sono le aspettative che i giocatori e gli utenti hanno verso non tanto il comparto del gioco, ma verso la comunicazione del gioco responsabile, no? Cioè, cosa chiedono e se chiedono qualcosa, chi lo chiedono? Perché questo è un aspetto, diciamo, è l'altra faccia della luna che fino adesso, di cui non ci siamo occupati fino adesso, che però io credo sia estremamente importante, no, Stefania? Molto. Allora, la fondazione procede in maniera scientifica, per cui quando noi andiamo a analizzare il paradigma e le buone pratiche da suggerire per la comunicazione del gioco responsabile, come primo atto, insieme ad un centro di ricerca molto serio, abbiamo Eumetra, abbiamo posto in essere una ricerca che aveva proprio l'obiettivo di stabilire il T con 0, come lo chiamiamo noi. Qual è questo percepito del gioco responsabile? Allora, voglio dirti, Daniele, un primo dato. Una persona su 2 che è stata intervistata dichiara che vorrebbe avere più informazione su quali sono gli strumenti e le pratiche messe in atto per mitigare i rischi. Quindi hanno, diciamo, necessità di fare un fact checking di quali sono le cose concrete che non solo, cioè i concessionari che presto a fronte di questo decreto dovranno proprio mettere in atto per legge questi aspetti di mitigazione, e quindi c'è una grandissima esigenza di concretezza. Quello che mi ha colpito però è che ci sono 2 indicazioni che voglio segnalare. Il primo è che il 51% delle persone dice: dovete tornare alla realtà, e sappiate che nella realtà i primi ad accorgersi e i primi su cui ha impatto con le conseguenze negative del gioco sono la stretta cerchia dei familiari. Dare spazio alla loro voce e alle loro testimonianze potrebbe essere un
molto arricchente, perché lì ci sono veramente tantissimi insight, lì c'è la realtà per come si manifesta, per come è vissuta. E la seconda, che è strettamente collegata a questo, è che, diciamo, sempre in questo discorso di verità, di grande verità e di fact-checking che viene richiesto, è proprio anche che si aspettano che questa comunicazione non punti il dito, non sia giudicante, non sia una comunicazione minacciosa, ma che diciamo sia uno spazio in cui diciamo apprendere in maniera positiva che cosa si può fare per cambiare in meglio. E loro se lo aspettano, come tutti noi, credo, perché la realtà è sempre molto più avanti di come ce la immaginiamo, come un'azione di concerto sistemica. Sicuramente l'ultimo miglio è il giocatore, ma anche il concessionario, ma anche il legislatore e anche l'opinione pubblica tutta hanno un ruolo. Per cui sono molto contenta di sapere che le persone chiedono non il game washing, diciamo così, in comunicazione, ma chiedano la concretezza e di conoscere quali sono gli strumenti a disposizione. Stefania, grazie. Allora, io sarei qui ad ascoltarvi per ore, però, come dire, mi hanno chiesto di chiudere entro i 50 minuti. Siete state, posso dirvi, da umile moderatore bravissime, perché avete, come dire, avete incapsulato i vostri interventi senza, come dire, impoverirli dal punto di vista del contenuto, ma all'interno di un range temporale che ci ha permesso di coprire, diciamo, l'intera durata del webinar, portando dei valori estremamente importanti e delle informazioni estremamente importanti. Io ho personalmente le idee molto più chiare alla luce della nostra chiacchierata, sia dal punto di vista della prospettiva, perché poi era quello l'obiettivo di questo incontro, no? Cioè riuscire a disegnare un percorso che in qualche maniera sia l'aspetto legislativo, sia europeo che ovviamente italiano, sia l'aspetto di comunicazione che è integrato nell'efficacia e nell'efficienza di una struttura normativa che in qualche maniera cala su un settore e cala sulle persone intese come utenti che partecipano a questo settore. E soprattutto abbiamo finalmente posizionato l'intelligenza artificiale al centro di un sistema di amplificazione di cosa? Di un ruolo e di una missione fondamentali sia per il settore, ma anche ovviamente per la Fondazione Ferma, a partire da questo per il settore, sul gioco responsabile, talmente tanto centrale che è anche diciamo, la base, la nuova base su cui il settore può tornare in qualche maniera a raccontarsi, a raccontare di sé, partendo ovviamente dal presupposto della necessità di farlo impegnandosi appunto nella questione del gioco responsabile. A questo punto a me non resta che ringraziare le mie tre ospiti, Emanuela Girardi, Marina Lanfrancone e Stefania Siani, ringraziare quanti ci hanno seguito sperando di aver fatto bene il mio lavoro, il nostro lavoro, cioè di aver in qualche maniera chiarito e arricchito la conoscenza di questa materia. Vi do appuntamento alle prossime occasioni organizzate da Fondazione FER, seguitela perché è particolarmente attiva e proattiva nel mettere in piedi tutta una serie di situazioni. Ringrazio tutti, arrivederci e grazie, alla prossima. Arrivederci, grazie.